Borse non in pelle della mia collezione di borse. In questa puntata, prima di dirti di cosa parleremo, ciao amica, benvenuta o bentornata sul mio canale YouTube. Io sono Ornella Uzzino, una pazza imprenditrice che fa borse per altri e che qualche anno fa ha deciso di cominciare a recensire borse che compro, quindi questo video non è sponsorizzato come tutti quelli dei prodotti che vedi su questo canale. Se sei nuova, se sei più vecchietta e più, insomma, ci conosciamo da più tempo, lo sai già. E in questa puntata appunto continueremo ad approfondire le borse del mio canale, del mio percorso video da youtuber molto figa e fighissima. Insomma, continueremo ad approfondire le borse in pelle, similpelle, no in pelle, in non pelle. Quindi vedi, mi confondo anch'io che faccio le crociate contro i siti che mettono gli errori. Tutti sbagliamo, anche io sbaglio, anche se sembro perfetta, ma non lo sono. Sigla! In questo video quindi andremo a ripercorrere un po' di tappe passando per fiumi impetuosi e oceani per raccontare le borse che mi hanno accompagnato in questi anni nelle recensioni e che hanno come particolarità il fatto che non sono di origine, cioè i prodotti con cui sono assemblati non sono di origine animale. Qualche borsa che mi è piaciuta un po' in più e in questo video ce ne sono diverse, qualcuna che continua a non convincermi. Partiamo dal concetto che io sono per l'ecosostenibile, inteso anche come prodotti che hanno un certo concetto alle spalle anche veramente di ecosostenibile, e nel corso degli anni ho difficoltà a trovare prodotti che siano vegan, che siano insomma fatti di prodotti sintetici, quindi o comunque non di origine animale, quindi di origine naturale e tutto il resto, che però abbiano determinati criteri di ecosostenibilità. Quando abbiamo parlato di pattern dicevo quella borsa, ecco, ha cose strane tipo la plastica all'esterno, cioè ci sono borse che ho ricevuto che sono vegan, sono PET e tutto il resto, e poi magari vengono date in sacchetti di plastica, quindi c'è sempre questa linea sottile fra il prodotto che rispetta determinati canoni etici e ne trasgredisce degli altri. Sostanzialmente nel percorso ultimamente ho incrociato dei brand che invece si sono fatti portavoce di un cambiamento che sta avvenendo proprio pure da questo tipo di punto di vista proprio di moda più sostenibile, e non di pelletteria diversa, non è pelletteria proprio perché non c'è pelle, però proprio di design, di strutturazione di borse con materiali effettivamente con una ricerca anche per le materie prime. Ma andiamo per ordine, partiamo da qualche borsa che ho comprato qualche anno fa e che questa insomma è una borsa che veramente ho difficoltà ad usare e che non mi piace per niente, bocciata ai tempi, ricontinuo a bocciare, ed è la borsa di Gianni Chiarini, la linea Gum, insomma così. I manici danno fastidio toccandoli, cioè grattano ma poi danno fastidio stringendoli. Non so se hai presente quando vai nei negozi di giocattoli per i bimbi, ci sono tutti quell'odore di plastica, uguale, insomma quella è la sensazione che mi ha dato a primo occhio. Guardo il finalino lampo, che è l'altra mia ossessione, e noto che da un lato hanno deciso di chiuderla bene, dall'altro no, però per farti capire, insomma, da un lato c'è tutta, insomma, si vede e non è che è detto che sia un male, dall'altro invece praticamente c'è completamente chiuso. Nel frattempo noto anche, vedi, che ci sono insomma questi filetti, insomma questo quando è stato bruciato il filo non è stato sistemato bene. Non c'è scritta la provenienza, che diamo per scontato che sia italiana. Fa tutti questi problemini che proprio sulla facciata insomma
non sono bellissime, guarda. La borsa per me non è promossa per tutta una serie di motivi. Il primo soprattutto è che non è indicato dove è prodotto. Do per scontato che sia prodotto in Italia, perché altrimenti per legge bisognerebbe scriverlo. Allora, vorrei partire cercando di farti capire, cioè, che la borsa di plastica e fa così, è tipo come se fossi, possiamo usare tipo casco, cioè, vorrei fare una cosa, diciamo, molto da Ku Klux Klan, capito, che mi metto sta cosa in testa, Ku Klux Klan delle borse originali, non lo so, come, non li nominiamo neanche a quegli elementi. Vabbè, comunque, detto questo, facciamoci altri due nemici fra gli estremisti di varia natura. Questa borsa qui la comprai perché mi incuriosiva, come sempre, il brand, la storia. Gianni Chiarini è un brand, ho comprato anni fa una borsa che poi ho regalato e che quindi non ho più nella mia collezione, e ce l'ha una persona speciale, insomma, a cui tenevo a regalare, perché, come ti ripeto spesso, io amo condividere le borse, regalarle, e quindi questi video servono anche, magari scrivimi qui sotto se vorresti testare qualche borsa prima di poterla comprare, un brand, perché a prescindere dalla borsa i brand poi hanno sempre un certo mood. Insomma, avevo comprato sta borsa perché mi incuriosiva tantissimo. Questo è un progetto che Gianni Chiarini ha studiato proprio per creare dei prodotti sostenibili. Il materiale che utilizza l'ha brandizzato, l'ha creato totalmente lui, e da qui sono nati praticamente tutta una serie di prodotti che piacciono. A me sinceramente, già quando l'ho comprata e l'ho vista, non mi ha fatto impazzire, l'ho provata ad utilizzare. Il problema è che, non avendo niente all'interno, tu praticamente è un portaroba, un portaoggetti, butti la roba così, e la, diciamo, particolarità che ha rispetto alle altre borse dove non c'è niente dentro e butti la roba dentro è che questa apri e vedi, e quindi è come se fosse un cassetto sostanzialmente, e che ha i suoi pregi ovviamente. Difetto ulteriore che ha è che dà fastidissimo qua, perché ovviamente sono rigide e danno fastidio quando li porti sulla spalla. E poi ovviamente ha tutta una serie di caratteristiche pure dal punto di vista proprio estetico che non mi fanno impazzire. Dal punto di vista, diciamo, per dire una cosa invece a favore, è che è facilissima da pulire, straccia un po' di sgrassatore, la lascia asciugare, all'interno si pulisce alla stessa maniera, e amen. Quindi voglio dire, viva insomma le borse semplici da pulire, se può essere un vanto. Certo è, dovessi, ecco, proprio non è, torniamo al discorso, non è che mi faccia così tanto impazzire. Passiamo ad un'altra borsa. Questa volta parliamo di un brand che ho recensito e di cui mi sono innamorata un po' di tempo fa. E ovviamente trovi tutte le storie, gli articoli, link li trovi qui in descrizione. Aspetta che mi sta uscendo la tetta da fuori. Fortunatamente ho tutte donne, quindi tetta poi dettata dal reggiseno, perché voglio dire, detto fra di noi, non è rimasto molto di tetta, però quando ingrasso si gonfiano, quando dimagrisco si sgonfiano, però poi sono più sgonfiate. So che questo tema, diciamo, modello gheo in gheo, interessa tantissimo, il risultato delle mie tette dopo le gravidanze e gli aumenti e le diminuzioni di peso, però vabbè, sono anni che combatto con questa, diciamo, come dire, questa controversia, se rifarmelo, non rifarmelo, poi ci penso, poi ho paura, non lo so. Dimmi anche tu, dammi un consiglio, tu che faresti al mio posto? Vabbè, comunque, insomma, parliamo di borse. Dicevo, una delle borse che mi ha particolarmente affascinata dalla storia, dal tipo di prodotto, dalla speranza, dal sogno che un giorno possa produrre certe bellezze, e quelle sono le borse di Maison Margiela. Questa MM6 che ho comprato perché volevo testare il brand, raccontarlo, conoscerlo più approfonditamente. È una borsa che ho comprato online, e ho comprato questo modello qua di tessuto proprio perché era più economico rispetto a quelli che invece ci sono in giro, ok? Perché quelli là di pelle hanno una base prezzo un po' più importante, e questa cosa, insomma, per me era un problema. Adoro questa borsa, è una borsa fighissima, anche questa è una portaoggetti, però leggerissima, ha una vestibilità allucinante, sta benissimo. Infatti dopo cambierò la borsa e mi porterò questa. È una borsa
pratica e, come ho detto nell'altro video, insomma nella puntata precedente, è una di quelle borse che tu, per conservarla o tipo devi viaggiare e cambiare più di una borsa, la puoi portare con te tranquillamente perché si piega, quindi ottima sia per vestibilità che proprio anche per riporla da qualche parte. Per la pulizia c'è tutto il sistema anche di manutenzione che puoi trovare sul sito, così segui tutte le indicazioni fatte dal brand ed è fighissimo, super figo. Insomma, la casa di moda è tutta la storia dello stilista alle spalle, che, se ricordo, insomma, ha raccontato con la mia pronuncia perfetta, eccetera eccetera. Detto questo, passiamo ad un'altra borsa, e questa volta è sempre una borsa di tessuto completamente in sintetico che io mi sono fatta personalizzare in una maniera particolare, mettendo il nome della mia città e il colore da femminuccia, che è rosa, anche se a me le omologazioni mi stanno strette, quindi diciamo che il rosa è da femminuccia perché la società dice che è così. E ti faccio vedere la borsa di Kipling. Era gennaio 2019 e varie persone mi avevano suggerito questo brand. Effettivamente non l'avevo mai acquistato, anche se lo conosco veramente da anni. Compro questa borsa e mi faccio fare questa personalizzazione. Questa è una borsa che ho utilizzato, una borsa spettacolare, forse un po' troppo grande rispetto a quel problema sempre delle dimensioni. A me accompagna la mia vita sostanzialmente, quindi soprattutto quando devo scegliere poi le borse sui siti e non solo. Dicevo, scelgo questa borsa e la comincio perché questa cosa, insomma, vabbè, vediamo sta scimmietta, mi somiglia tanto in questo periodo la scimmietta. Questa borsa l'ho strautilizzata e l'ho utilizzata anche per varie fasi della giornata, cioè ad esempio per uscire, per andare al lavoro, quindi l'ho caricata con tutto quello che serve per andare al lavoro, il computer all'interno di un portacomputer che ovviamente, non essendo foderata e niente, non lo puoi lasciare così. L'ho tenuta per andare al mare, è una borsa che si pulisce facilmente, non è per niente pesante anche questa, un po' come quella di Maison Margiela. Ecco, queste sono le borse ad esempio che apprezzo tantissimo, perché il compromesso tra una borsa di pelle e comprare una borsa in sintetico probabilmente è proprio questo, magari al di là dell'ecosostenibilità, se non può essere garantita, è proprio la leggerezza. Io magari pretendo che un prodotto che sia di sintetico e non di pelle sia molto più leggero del prodotto di pelle, per questo contesto molti prodotti in similpelle o sintetico che sia, che sono troppo pesanti, cioè non hanno senso. Quindi questo è un brand fighissimo, so di persone, mi avete scritto in tantissime che avete proprio collezioni di Kipling di tutti i modelli, quindi è un brand molto conosciuto, vecchio, una bellissima storia che ti invito ad andare a leggere, quindi lo stra promuovo questo brand. Questo è un video, insomma, dove si promuoveranno parecchi brand, diciamo così. Passiamo al prossimo brand e raccontiamo, mi guardo di lato perché è di lato che ho tutti i brand, un brand made in Italy, scoperto qualche tempo fa, To Italy, dei ragazzi giovani. Un bellissimo progetto alle spalle, un brand made in Italy che dobbiamo ricordarci assolutamente di sostenere. Stavano facendo delle cose bellissime prima che ci fosse il lockdown, che si fermasse tutto, e quindi al di là del prodotto, al di là di tutto quello che si può dire, io ti ho ripetuto più di una volta e probabilmente ho sbagliato a scegliere il modello, ti invito a sostenere i brand made in Italy e soprattutto fatto da giovani in gamba come quelli che ci sono dietro allo studio di To Italy. Quindi per me questa borsa, al di là di tutto, questo brand rappresenta proprio quell'Italia che si vuole muovere, crescere, continuare a esistere, quindi invece di comprare borse contraffatte compra borse originali come questa, perché alimentano il mercato legale, alimentano i sogni e le speranze di ragazzi in gamba che si sono messi in discussione, quindi questo non dimentichiamocelo. E To Italy per me rappresenta in questa fase proprio tutti quei progetti, un po' come è stato Una Borsa nell'altro video,
che vanno sostenuti a prescindere se a me piacciono o meno, è proprio perché questi sono progetti che vanno sostenuti. Quindi se avete soldi, se dovete fare un regalo, se vi volete fare un regalo, sostenete, cercate i brand made in Italy. Dici, ma io come faccio a sapere? Un po' posso aiutarvi, andate sul blog, trovate tutte le informazioni su questi brand, vi possono aiutare. Un po' cercate, quando comprate un prodotto, chiedete dove lo produci, magari hanno la fabbrica, magari scoprite un mondo e vi innamorate di progetti particolari che vi rendono davvero uniche. Quindi stracontenta di aver comprato un prodotto Twittily e stracontenta di ricomprarlo. Un altro modello, perché sorridono dalla regia che io sono una criticona, sui miei gusti sono criticona, quindi comprerò un altro modello e sosterrò anche io questa causa. Passiamo ad un altro brand e passiamo ad un brand fatto all'estero, ma un'azienda di abbigliamento molto sviluppata in Italia, che speriamo torni a risvilupparsi ancora di più, perché parliamo di Twin Set, e ti faccio vedere la borsa. Questo brand che ha una storia fantastica alle spalle, soprattutto perché nasce come brand di abbigliamento in un territorio fortemente colpito anche questo dal lockdown, e che quindi speriamo Carpi e tutta quella zona lì si riprendano velocemente. Bastava il terremoto di qualche anno fa, insomma c'è stata anche quest'altra batosta. Questo è un brand figo che ha avuto una crescita continua nel corso degli anni, ha sviluppato un brand fatto bene. È una borsa comprata in saldi, quindi pagata a meno di 70 euro, che fa tranquillamente il suo lavoro. È un colore che riesco ad abbinare dappertutto, è un plasticone, ma in questo caso è molto leggero perché la borsa è studiata proprio per essere iper leggera, quindi la riesco a caricare, a sfruttare in mille modi. Gli accessori stanno mantenendo nonostante tutto, quindi un brand che ripromuovo e che ti consiglio, soprattutto per proprio la morbidezza del materiale che poi è stato utilizzato, seppur sintetico. Passiamo ad un altro brand. Qualche puntata fa ti ho fatto vedere la borsa Aldo. Questo si può chiamare concorrente come livello di borsa, ed è una borsa di prima donna. Concorrente di Aldo nel senso che fascia di prezzo, mood un pochino del brand. Se tu vai nei negozi prima donna ritrovi molto quello che è pure il concept proprio di Aldo. Aldo è una grande azienda che si è sviluppata negli anni. Questa ha strutturato un bel concept dove trovi scarpe, borse, insomma accessori a prezzi notevolmente accessibili. È una borsa che non mi fa impazzire questa qui, in questo caso è sempre una questione di gusto, perché secondo me ho scelto un colore che non riesco ad abbinare, nonostante che sia questo color cammello, non è che proprio riesco ad abbinarlo facilmente, e non è cioè, ecco, se dovessi scegliere forse fra Aldo e prima donna, scegliere più Aldo che questo, mi piace di più. Ci sono delle cose, compro dei sandali, delle cose da prima donna, nulla di che. Ovviamente anche in questo caso io mi auguro che riprendano a lavorare molto di più i negozi, visto che avremo pochi soldi sicuramente andrò a spendere più da loro che da magari il negozietto illegale italiano meno che troviamo. Cioè cerchiamo di alimentare un'economia, e me lo sentirete dire tantissime volte, perché purtroppo l'altra faccia di non alimentare un'economia legale è la chiusura di negozi, la non riapertura poi dei negozi che riapriranno e chiuderanno se non avranno clienti, e soprattutto poi la mancanza di attenzione su un tema scottante che è quello proprio della contraffazione. Quindi non sottovalutiamo l'importanza del spendere i nostri soldi nella maniera giusta. Quindi prima donna sceglierei un altro modello, un'altra cosa, però è una borsa che mantiene, guarda, anche gli accessori e le cose comunque hanno mantenuto, e per una borsa che comunque è sotto i 70 euro non è male. Passiamo a un brand che adoro tantissimo, che ha una storia particolarissima, la creatrice è un'artista, e parliamo di Sandra Incisioni. Una borsa identitaria che racconta la Sardegna, una terra
grandiosa, anche fondamentalmente molto molto identitaria, molto forte. Sandra è una persona squisita, a parte che mi ha mandato il mondo per ringraziarmi, mi ha mandato che sai che compro le borse, lo ripeto sempre, però magari sei nuova, ti sei trovata a questo punto a seguire il video e io compro i prodotti, e Sandra, per ringraziarmi della recensione dell'articolo sul blog, mi ha mandato tutta una serie di prodotti tipici spettacolari, e quindi da qui è nata anche l'idea che se ti piace la mia recensione puoi mandarmi i prodotti tipici della tua terra, io li accetto molto più dei soldi e della benevolenza, che si vede dalla mia silhouette che apprezzo tanto i regali in cibo, quindi molto, come ho detto tempo fa a qualcuno, quando deglutisco io sono sempre contenta. Quindi insomma si apre un mondo, poi da qui è nato tutta una diatriba però che non vorrei aprire su YouTube perché sennò mi bloccano il canale. Detto questo, la borsa di Sandra Incisioni ovviamente è una borsa molto da rappresentanza, la chiamo io, perché non si può caricare tantissimo, è una borsa bella perché se vestita in un certo modo rende l'outfit particolare, a me piace anche esibirla, tenerla in ufficio, comunque per me è un quadro, perché queste borse sono creazioni e come ho detto a Sandra numerose volte, per me le dovrebbe fare una galleria d'arte, perché lei è un artista e queste borse meritano di stare in quei posti. Quindi un abbraccio a Sandra, continuate a comprare prodotti di questo tipo perché aiutano a non far morire certi tipi di tradizione. Passiamo ad un altro brand, mentre guardavo altrove, ma sempre per non far morire la tradizione, parliamo invece di un brand che è una bellissima azienda italiana, fa un altro tipo di prodotto un po' più classico ed è Nero Giardini. Questa borsa qui l'ho comprata davvero poco tempo fa, è una borsa che ho pulito. Questa è una bellissima azienda, l'ho ripetuto 1001 volte ed è una borsa che mi è piaciuta tantissimo, facile da pulire, ha dato solo dei problemi, per dire si sta un po' alzando qui sotto, ma probabilmente che non so dove l'ho buttata, che si è deformata, mantiene lo sporco, ma per un fatto anche che è facile, è molto più semplice da pulire, diciamoci la verità, perché i materiali sintetici hanno questo privilegio, quindi a meno che proprio non li maltratti come mi è successo a me per con alcune borse, le borse mantengono necessariamente bene. Quindi questa è un'altra borsa di similpelle che ti consiglio assolutamente. Questa borsa l'ho pagata 139,50 €, ricordo tutto a memoria. Sono i video testimoni che così in un attimo ricordo senza usare questi fogli che c'ho qua di lato. Push. Quindi ultra promossa. Passiamo ad un'altra borsa, ne erano due, ne sono diventate una perché un'altra me la sono dimenticata a casa e vabbè, mi perdonerai. Made in Puglia, il brand, le borse non made in Puglia, scoperte insomma così. C'è stata quella piccola polemica, ti invito ad andare a guardare il video del test di utilizzo, così insomma che ritrovi un po' le informazioni. In seguito alla pubblicazione della recensione di questa borsa, che ti invito ad andare a guardare quando hai finito insomma di vedere questo video, se non l'hai vista, mi sono arrivati tanti messaggi. Molte di voi hanno sollevato l'ipotesi che queste borse fossero acquistate su siti di tipo Wish o Alibaba, che vengono poi importati in Italia e lavorati e venduti come prodotti insomma artigianali. Si compra da qualsiasi indiano cinese e hanno solo messo la loro targhetta e un pezzo di stoffa sul manico, intendeva questa qui. Probabilmente loro prendono i prodotti all'estero e li rifiniscono qua, che io ho preso e ho scritto ovviamente a loro, che mi hanno risposto: il nostro progetto si fonda sull'idea di ridare a quelle borse iconiche, quindi quei modelli, un nuovo vigore e una seconda possibilità. Noi le rifiniamo e le abbelliamo secondo il gusto di sorelle Gianfrate, aggiungendo dettagli e particolari che le rendono di fatto uniche. Alcune borse però sono nostri progetti sui quali stiamo lavorando. È un brand che sta crescendo, stanno facendo anche delle loro creazioni proprio fatte in Italia, si stanno evolvendo
a fare prodotti molto più loro, anziché comprare dei prodotti dall'estero e personalizzarli, come ad esempio questa o quell'altra borsa che avevo comprato. Per me insomma le iniziative Made in Italy, sono 3 ragazze, sono in gamba, sono pugliesi, c'è tutto un mood dietro, vanno assolutamente sostenute. Quindi sorelle Gianfrate, voglio ricomprare dei prodotti da loro, magari dei prodotti ecco proprio original sorelle Gianfrate. Passiamo ad un altro brand e parliamo di un brand che ho recensito un bel po' di tempo fa, è Donna Karan New York. Eccoci qui, come ti avevo promesso, con la borsa di Donna Karan New York che ho acquistato su Zalando, e ti dico subito perché. Ho provato ad acquistare dal sito originale, ho provato a vedere insomma se c'erano dei negozi in zona dove potevo comprarlo, non c'erano, e il sito originale non ti permette di acquistare perché non spedisce in Italia. Ti ho fatto vedere anche lo spezzone del video in cui recensivo la borsa, hai potuto ammirare che non ho fatto progressi per niente, tranne che per il make up, perché quello sto imparando tantissimo. Infatti devo essere sincera, sto valutando seriamente di imparare proprio a fare un corso di make up, ma per me, perché mi piace proprio, la trovo un'arte, trovo delle persone che si truccano in una maniera allucinante, cioè bello, cioè per me è artistico almeno quanto fare pelletteria. Quindi tornando a noi, questa è una borsa che ho comprato soprattutto, come in molti casi, per raccontare il brand. Una borsa senza infamia e senza lode, comunque è un tessuto, può essere facilmente piegata, non dà problemi a livello né di pulizia né di ingombro negli armadi o comunque nei ripostigli dove tengo le borse. Quindi è una borsa classica, una obo a spalla, bella capiente, che ha comunque delle tasche interne. Io non so se a te succede, anche io lascio praticamente le cose dappertutto. Ragazzi, si è messo agli atti, ho trovato dei soldi che in questo periodo, vediamo, guardate, aspetta, 13 euro ragazzi, e ora vediamo se ci sono dei numeri sopra, ce li giochiamo. Perché stanno 13 euro qua dentro? Giochiamoci. 13, la scema che sono io, 23, e poi i soldi. Vediamo, chiediamo. Siri, Ciao Ornella, come posso aiutarti? I soldi nella smorfia, che numero sono? Non credo di aver capito. Faccio da sola, Siri. 46, cioè tipo tombola. Allora abbiamo detto ci giochiamo 23 la scema che sono io, 13 che sono gli euro che sono usciti e 46 i soldi. Poi se pigliate un bel terno, vi andate a mangiare qualcosa alla faccia mia e fate girare l'economia. Tutte borse originali, mettete su Facebook che do pure i numeri, così grande seconda attività, visto che non fa mai male, insomma, così. Poi ricevo a casa e faccio anche cartomanzia e lettura dei fondi di caffè. Questa cosa. Poi un giorno vi racconterò, a Napoli c'è tutto un tessuto sociale su questa cosa, non so se un giorno te lo racconto, insomma fra poco, mi è venuto in mente un paio di personaggi. Vabbè, comunque detto questo, Donna Karan New York mi ha regalato 13 euro, io l'ho presa, fammi cercare, può essere stata qualche altra cosa, tipo una cambiale che dovevo riscuotere e che non ho riscuosso. Una cosa insomma che trovo utilissima soprattutto in queste borse è il il gancetto che serve per portarsi poi le chiavi, evitare di perderla nei meandri della borsa, come sempre succede a noi donne. Dunque passiamo ad un altro brand e questa volta parliamo di, vediamo un po', ci penso, allora rettifico. La finiamo qua perché dalla regia mi hanno detto che praticamente vi ho tolto una parte dell'esistenza, che sarà tipo una mezz'ora, sarà durato questo video. Ma mi sto atteggiando che si vede ancora di più la tizia con reggiseno, e quindi aspetta, mi rimetto composta da signora per bene online. Giuro che non la metterò in copertina questa foto perché non voglio fare clickbait e non scriverò le borse della vita che mi hanno ucciso, questi titoli così. Quindi sono poco youtuber secondo me, perché non attiro gente che così parlo a caso, e in questo momento mi trovo in estrema difficoltà perché vorrei dire tante cose ma non ha senso dirle in un video che sta per terminare. E mentre tiro su la veste
Ti invito ad iscriverti al mio canale, a supportarmi, a mettere un like, a suggerirmi le borse, a commentare, a starmi vicino, a capire che do anche i numeri e quindi c'è bisogno di seguire questo canale, soprattutto se poi vincete con questi numeri. Ci ho dimenticato di dire su quale ruota, ovviamente sulla ruota di Napoli, e poi fare pure tutte le ruote, così ci leviamo il pensiero, anche se Donna Karan è un brand estero, quindi non lo so, vedete voi. Ci vediamo al prossimo video, ciao da Ornella.